Mi sto dirigendo in camper per fare un lavoretto che mi eh, allieverà di una scomodità, un lavoretto semplice che era un po' che dovevo fare e finalmente mi sono deciso. A tra poco. Finalmente la smetterò di dover fare tutto sto casino per entrare. Quello che voglio fare oggi è riparare la serratura guasta della porta della cellula abitativa. Ho qua il ricambio che ho da qualche settimana, però sono stato un po' incasinato e non sono riuscito a cambiarlo. Però non sono neanche del tutto sicuro che vada bene, penso di sì, però non sono sicuro e ne parleremo dopo. Prima la smonto, così poi posso confrontarla prima di iniziare a montarla.
Allora, vi spiego. Il problema, una cosa insomma che può interessare qualcuno che abbia camper vecchi come il mio ha 31 anni adesso, è che la maniglia originale che ho appena smontato non si trova più uguale, identica. Cioè questo modello qua, che tra l'altro non si sa neanche che modello è perché non c'è scritto niente, qui c'è solo una sigla POS, POS, ma non so cosa sia, se è il modello, se è la marca, non ho idea, ma non esiste da nessuna parte, almeno io non l'ho trovata uguale. Quindi io devo verificare questa che ho preso se è compatibile. Allora, come ho fatto io a trovare questa? In internet io ho cercato per un po' il modello originale senza trovarlo, e poi ne ho trovati due modelli che vengono tipicamente chiamati, uno FAP, FAP, Firenze Ancona Palermo, FAP, e l'altro ZADI, mi sembra, ZADI, Z di Zoom, ecco, non mi veniva, Z di Zurigo, A Ancona, ZADI, non mi ricordo bene, sì, mi sembra ZADI, quindi Zurigo, Ancona, Domodossola, Imperia, ZADI. Sono i due nomi che si trovano di più. In realtà poi ci sono anche tanti altri nomi con cui vengono chiamati. Molti mettono il loro nome della ditta come marca, no? Cioè il rivenditore mette il suo nome, quindi vabbè. Il problema che ho avuto appunto è capire se quelli che ho trovato siano compatibili. La compatibilità è di sicuro le 4 viti, quindi la distanza, il passo diciamo tra le 4 viti, che poi è questo qua, no? Questa qui è la mascherina su cui questo è montato, no? Quindi le viti sono passanti, che poi vanno a finire nei 4 supporti, no? E questo ovviamente è una prima misura da tenere conto. Non tutti quelli che vendono l'accessorio dicono le misure, la distanza tra le viti, alcuni sì, altri no, quindi non è una cosa facile trovarle, cioè essere sicuri che siano compatibili. Un'altra cosa ancora più importante, perché le viti, anche se hanno qualche millimetro di differenza, un po' di gioco ce l'hanno, però non tanto. Il problema più grosso potrebbe essere la profondità, cioè perché la porta potrebbe essere di spessore differente, quindi questa che deve andare ad avvitarsi a quest'altra dovrà avere un certo spessore. Io quando ho cominciato a cercare ho visto che la cosa più saggia da fare era, cioè ho pensato che la cosa più saggia da fare era fare un sacco di fotografie di quella originale, montata e smontata, mandarle all'eventuale rivenditore a cui mi volevo rivolgere e chiedere informazioni, specificando tutte le misure. Avevo fatto delle foto che intanto vi faccio vedere, dove anche mettevo il metro a nastro puntato nel punto in cui volevo misurare, così nella foto stessa si vedevano le misure. Ho ottenuto risposte differenti da venditore a venditore. Alcuni praticamente rispondono: sei tu che devi sapere se è compatibile. No.
Dopodiché la mia risposta è: ok, io devo sapere se è compatibile, ma se sul vostro sito di vendita dell'oggetto non c'è nessuna misura, io come faccio a sapere se è compatibile? Mi sembra anche un ragionamento logico, no? Comunque qualcuno non ha risposto, qualcuno ha risposto in questa maniera, un paio invece mi hanno aiutato. Un negoziante poco, un rivenditore poco, nel senso che io gli ho passato tutti questi dati, le misure e tutto, e lui mi ha detto probabilmente sono tutti e due quei modelli, no, che vi ho detto, sono tutti e due compatibili, ma per sicurezza devi verificare tu. Più o meno la stessa più o meno la stessa, no? Cioè, nel senso, lui mi dice sono compatibili, ma non me ne prendo la responsabilità. Vabbè, comunque. Un altro invece, l'ultimo, da cui poi effettivamente ho comprato, mi ha risposto cordialmente, mi ha detto mandami, cioè gli ho mandato tutte le foto, tutte le misure, mi ha risposto e mi ha detto: quello che è compatibile con il tuo è questo qui, e mi ha dato il link alla sua pagina di questa serratura qua. Dopodiché io gli ho chiesto una conferma che lo spessore e il passo delle viti fossero corrette, e lui mi ha dato una risposta un po' generica, cioè non è che mi ha detto sì, ti confermo, però cosa ha fatto? Ha detto: ti mando le foto del componente che io vendo, così puoi verificare, no? E quindi un po' che sul sito, sulla pagina di vendita, c'erano delle misure e un po' le foto, alla fine ho avuto abbastanza confidenza che fosse il componente corretto. Adesso però lo dobbiamo vedere, quindi mettiamo da parte quello vecchio, apriamo quello nuovo che non l'ho ancora aperto. E verifichiamo. Già qua vedo alcune differenze. Allora, la profondità di questi qua sembra uguale, vedo che però questa cosa è molto più lunga, lo vedete? È molto più lunga questa qua che va nella serratura. Non vorrei che fosse da tagliare. Se è da tagliare mi tocca tornare a casa a prendere un seghetto, perché non me lo sono portato. Non so se ce l'ho qua. Non vorrei che magari, siccome le viti che sono comprese sono abbastanza lunghe, magari la vite riesce a entrare, e quindi magari anche se non è avvitata tutta c'è un po' di gioco, diciamo, di spessore. Questa qua deve essere più lunga, può essere. Vediamo. Quindi questa qua, allora, quello che conta è che lo spessore di questi qui, vediamo se ve li faccio vedere bene. Vabbè, non riesco a tenerli bene comunque. Che lo spessore di questi sia alla stessa altezza, ed è alla stessa altezza, che questo definisce la possibilità di arrivare all'interno. Avete visto prima che mentre la smontavo ho spinto questi qui per farla uscire da davanti, no? Quindi questi definiscono la profondità. Vediamo un po' la maniglia, c'è anche la guarnizione, bene, che strana guarnizione, non ha il profilo,
non ha il profilo perché ha un risvolto, quindi hanno risparmiato un pezzo. Quella originale era in 2 pezzi, questa qua sembra in un pezzo solo. Vediamo un po'. Ecco, ho capito come va sulla... la guarnizione. Ok, la guarnizione su. È una strana guarnizione, non è in gomma, cioè in gomma, sembra quasi mezza gomma, mezzo tessuto. Non è che mi piaccia molto, comunque vedremo. Direi che quindi abbiamo dentro solo le 4 viti e i 2 pezzi e basta, e la chiave, vabbè. Quindi direi di provare a montarla a sto punto, a vedere se ci sta, speriamo. Poi vi metterò nel commento del video, vi metterò un po' di link di un po' di quelle che ho trovato. Tra l'altro dice, sì, l'ho detto, poi ognuno le chiama come vuole e quindi alla fine bisogna contattare i venditori e farselo dire da loro. Vabbè, proviamo a montarla, vediamo un po' se funziona, speriamo. C'è una vite in più, ho sbagliato, ho preso quello vecchio. Questo qua. Intanto i buchi qua equivalgono, e già è buono. Proviamo a puntare un po' le viti, vediamo se...
funzionare. Promette bene, eh? Troppo fine e sto facendo fatica per niente. Allora, proviamo una meno appuntita, tipo questa qua. Vediamo un po'. Esatto, meno punta e quindi più presa, si vede che la croce è corta e quindi mi serve meno puntita. Sembra che ci sia un bel po' di corsa. Non vorrei magari forzare troppo. Vediamo se le viti, una delle sue viti era più corta, vediamo se magari quelle originali sono più corte, perché sto facendo un po' troppa forza. No, sono uguali a quelle altre. No, non vorrei romperla. Sto facendo un po' troppa forza, non è che mi piaccia molto. È parecchia la forza che sto facendo. Di qua sono arrivate in fondo, qui c'è ancora un po' di corsa. Bah. Proviamo, speriamo di non rompere niente. Intanto vorrei che magari quasi quasi uso quella vite lì più corta qua, perché questa è quella che faccio, questa qua in alto è quella con cui faccio più fatica. Questa ci è quasi arrivata, vediamo un po'. Esatto, questa qua invece sta facendo una fatica esagerata. Quasi quasi provo quell'altra vite lì. Proviamo. È bollente la vite. E questa è 1 centimetro abbondante più corta. Vediamo un po', basta che prenda. Allora, prendere prende. Direi che va molto meglio, quasi quasi la lascio così.
non mi è piaciuta. Basta, non mi è piaciuto, quel rumore, vuol dire che ha saltato il filetto. Non si muove più, perché non si muove più? Mi sa che è troppo stretta. Non è che mi piaccia molto, perché sa che non va. Non mi piace. C'è qualcosa che non va. Non capisco cosa, non posso lasciare a serratura molle. Sembra che adesso non vada più. Svitando questa è uscita adesso. Sì, però è tutto accavallante, non posso mica lasciarla così. Cioè, adesso si è messa a funzionare, ma vedete che balla. Non posso mica lasciarla in questa maniera. Allora forse devo mettere la vite quella più lunga, perché si è sbloccata quando ho lasciato andare la vite quella più corta. Proviamo con vite più lunga. Non vorrei che magari tirando troppo, non capisco. Allora, vediamo un po', prima chiudo, serro un po' queste viti qua per vedere se continua a funzionare. Ok, così continua a funzionare.
avanti il meccanismo di apertura non va più, come se rimanesse schiacciato. Come avete visto, la registrazione si è interrotta ieri mentre facevo il lavoro della serratura, perché probabilmente si è surriscaldata la telecamera e si è spenta. Io non me ne sono accorto e quindi non ho perso, diciamo, la parte di registrazione dove finivo di montare la serratura. La serratura è finita, è montata, dovrò dare una pulitina qua intorno. Vi spiego che cosa è successo, perché perdendo il pezzo di video si è persa la storia. Allora, siamo rimasti che avevo problemi a montarla e ho fatto diverse prove. Quando stringevo le viti la parte qua toccava troppo il bordo e il meccanismo non funzionava più e la serratura non rientrava, cioè al contrario, rientrava ma poi non usciva e quindi non riusciva a chiudere. Parecchie prove, ma non sembrava esserci soluzione. Dopodiché una volta montata, comunque, anche se si chiudeva male, ho provato a lasciare le viti un po' più molli, anche se non mi piaceva come situazione, diciamo, e ho provato a chiudere e la chiusura qua in pratica c'era qualcosa che non andava, perché la serratura non arrivava a passare il metallo e quindi chiudere, rimaneva indietro, più fuori, diciamo, rispetto alla serratura di metallo. Al che mi sono detto: c'è qualcosa che non sta funzionando, non capisco. Ci ho pensato su un po' e poi mi sono accorto che mentre questa serratura ha solo due parti, a parte le viti, è stata fornita solo di due parti, cioè la parte interna, questa qua, e la parte esterna. Quell'altra aveva parte esterna, parte interna, ma aveva lo spessore in più. Ho detto: strano, la serratura nuova sembra essere troppo vicina alla porta e quindi non arrivare alla chiusura. Quell'altra aveva lo spessore. Non sarà che serve lo spessore anche a questa, anche se non l'hanno fornito? Allora ho provato a montare lo spessore dell'altra sotto questa qua, che non va bene, perché adesso non si vede, però qua dietro non rientra. Siccome lo spessore ha un bordino,
questa qua non entra nello spessore, lo spessore è fatto per l'altra, però ho provato a montarla e è andato tutto a posto, lo spessore non fa toccare il meccanismo, quindi il meccanismo si muove bene, facilmente, come deve, e in più la serratura è venuta abbastanza in fuori da riuscire a chiudere bene, quindi il problema è risolto. Ok, quindi lavoro terminato. Mi spiace aver perso quel pezzettino perché si capiva meglio i tentativi che ho fatto e poi la soluzione. Comunque, come ho detto, la soluzione è stata usare lo spessore della vecchia serratura sulla nuova serratura, che è stata fornita senza lo spessore. Io ho visto, tra tutte le serrature che ho visto in vendita, nessuna aveva quello spessore lì. In primo momento ho pensato che magari lo spessore fosse qualcosa di separato dalla serratura, anche quella iniziale, ma in realtà è proprio su misura della serratura, perché la serratura, la parte interna di quella vecchia, calza perfettamente nel profilo dello spessore, quindi non so, probabilmente è un modello differente, non lo so. In più, mettendo lo spessore, anche il problema delle viti che andavano su a fatica, che avete visto nel pezzo di video che mi è avanzato, che mi è rimasto, anche quel problema lì delle viti troppo serrate è andato a posto, perché lo spessore tiene le viti più fuori, che prendono bene lo stesso, però non fanno tutta la fatica che facevo a stringerle, quindi adesso funziona correttamente, anche se la serratura, il lato interno non è dritto, per esempio, perché nella parte della chiusura riesce a entrare nel bordino dello spessore e quindi dovrebbe essere all'altezza giusta, ma nella parte opposta dove fuoriesce dal bordo praticamente è sollevato dal bordino dello spessore, quindi diciamo che rispetto allo stipite, no, la serratura interna non è dritta, è leggermente angolata perché lo spessore la tiene un po' più su, però ho visto che funziona perfettamente. Alla fine, ieri, dopo averla montata, l'ho usata ieri sera per entrare e adesso lo userò per uscire. L'ho provata diverse volte e funziona correttamente, quindi il problema è la questione è a posto. Come dicevo, vi metto un po' di link sotto in descrizione per vedere alcuni modelli. C'è anche la versione con la parte esterna bianca per chi cercasse la versione bianca, poi nera, eccetera. Teoricamente si possono comprare anche solo il blocchetto chiave, cioè solo la parte di metallo, quindi, e sostituirlo, oppure solo, a seconda di cosa si rompe, o solo la parte interna o solo la parte esterna. Però nel mio caso, siccome io non sapevo bene cosa compravo e se funzionava, non mi sono fidato a prendere solo la parte esterna, perché a me serviva solo la parte esterna. Solo il blocchetto chiave probabilmente non è difficile da cambiare, però non sono esperto e non ci ho neanche provato. Potevo prendere solo la parte esterna, ma solo la parte esterna l'avrei potuta prendere se avessi trovato esattamente lo stesso modello. Siccome non è esattamente lo stesso modello non mi sono fidato, allora ho preso tutta la serratura. Tra l'altro, prendere solo il blocchetto chiave si risparmia, perché io ho speso intorno a 24, 25, 26 euro, adesso non mi ricordo. Il blocchetto chiave si trova, non dico alla metà, ma più economico, mentre invece prendere solo la parte interna o esterna fanno spendere quasi uguale, quindi non vale la pena, ecco. Quindi niente, l'ho cambiata tutta, funziona bene, basta, tutto qui. Niente, per questo video è tutto, mi ha fatto piacere farmi rivedere, vi ringrazio per la pazienza di aspettare che usate aspettando i miei video, e
grazie a tutti per le visualizzazioni, commenti eccetera. Direi appuntamento ai prossimi video. Spero di riuscire a fare come prossimo lavoro il plexiglass al sostituto del vetro rotto. Quello dovrebbe essere il prossimo lavoro. Appena riesco ad avere il plexiglass e a mettermici procederò. Va bene, ciao a tutti.